Poco fa ho letto una notizia sul nostro Tejan Buchanan che mi ha fatto scattare qualche ragionamento di mercato che vorrei condividere con tutti voi, anche perché nel frattempo ho avuto degli aggiornamenti sulla situazione relativa a Dumfries e non solo. Buchanan, partiamo da qui, sta proseguendo intanto la sua strada verso il recupero dall'infortunio dopo che la scorsa estate, lo ricorderete, aveva riportato la frattura della tibia, un infortunio molto grave, molto pesante, è stato operato e secondo più fonti potrebbe riuscire a rientrare addirittura per inizio novembre. Da lì, allora, da inizio novembre, Inzaghi potrà cominciare a reintegrarlo con calma, visto che comunque l'Inter intanto si è attrezzata per sopperire all'assenza del canadese, ma potrebbe iniziare a reintegrarlo con una novità tra molte virgolette, in termini di ruolo. Questo porta secondo me ad una serie di considerazioni che vorrei fare. Quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno qui sul nostro canale, qui su Passione Inter. Partiamo allora dalla notizia. Pare che Simone Inzaghi stia concretamente pensando di riportare Tejan Buchanan a destra, cioè sulla fascia dove giocano oggi Darmian e Dumfries, sostanzialmente nel ruolo in cui era stato preso. Era stato preso per fare quel ruolo lì, visto che ci giocava anche nel Canada e soprattutto nel Club Brugge fino a gennaio. Quando poi però è arrivato all'Inter, un po' a sorpresa, Inzaghi ha iniziato ad impiegarlo. Intanto l'ha impiegato pochissimo in senso generale, però per quel poco che lo ha utilizzato qua praticamente sempre a sinistra dall'altra parte, cioè a piedi invertito, visto che lui è sostanzialmente destro. C'è da dire, come vi ho raccontato più volte, che anche in carriera, anche in Belgio e non solo, aveva già giocato anche a sinistra, però era un po' un'anomalia di cui abbiamo discusso veramente tanto. Buchanan a sinistra, secondo me, ha dei contro, dei punti a sfavore, mettiamolo così. Il principale per me è proprio il fatto di far giocare a piede invertito un esterno in un 3-5-2 come quello di Inzaghi in modo particolare. Gli analisti ci insegnano che un esterno a piede invertito, ecco, il giocatore che viene usato in questo modo perde sempre un tempo di gioco nella fase di costruzione, quindi rallenta e rende anche un pochino più macchinosa tutta la fase di costruzione. È inevitabile questo perché si deve orientare diversamente, deve portarsela poi sul piede migliore e quindi perde un pochino, ma non c'è bisogno che ce lo dicano gli analisti. Guardiamo le partite, lo vediamo con i nostri occhi. L'ultimo esempio, Inter-Atalanta, Zappacosta che è destro, gioca a sinistra, ha dovuto fare sempre quel movimento a fintare e rientrare, che poi può mettere anche dei cross pericolosi che vanno verso la porta, però una squadra che vuole costruire con gli esterni perde qualcosina in questo senso. Ma mi viene in mente anche Santon ai tempi dell'Inter, non so se ve lo ricordate. Io mi era rimasta molto impresso questa cosa, quindi me la sono un po' segnata e me la ricordo molto. Santon che all'inizio giocava soprattutto a sinistra, arrivava sul fondo e poi tornava sempre indietro e la giocava in mezzo col destro. Quindi si perdeva un po' l'inerzia e il vantaggio dell'azione che si stava generando. Come dicevo qualche mese fa, però, la soluzione Buchanan a sinistra potrebbe essere interessante se Inzaghi ha in mente di inventarsi qualcosa di nuovo e in un certo senso qualcosina di nuovo lo stiamo anche vedendo. Vi ho fatto vedere l'altro giorno, spero che si vedano, ecco sì, le heatmap a confronto di Di Marco in Inter-Atalanta di venerdì scorso e Inter-Atalanta del 28 febbraio. Ho preso a riferimento lo stesso avversario per poter fare un riferimento più credibile e sono due heatmap che per chi ci segue in video noterà sono comunque diverse perché vediamo in quella di destra, che riguarda la partita del 30 agosto, quella di sinistra invece quella del 28 febbraio, ecco nella heatmap di destra si vede come Di Marco è venuto a giocare molto di più in mezzo al campo per partecipare alla costruzione e lo avevamo visto anche in termini di numeri, ha toccato praticamente lo stesso numero di palloni ma ottenendo una percentuale di passaggi riusciti molto superiore, quindi ha giocato per costruire, non per finalizzare e per favorire la manovra con questo movimento a rientrare in mezzo al campo. La differenza è che Di Marco è mancino, Buchanan invece, essendo destro, potrebbe venire un po' di più
in mezzo al campo, lasciando per esempio a Bastoni il compito di fare la fascia su e giù, come già sta facendo molto, e il canadese, a differenza di Di Marco, verrebbe in mezzo, sia per partecipare alla costruzione, ma anche per provare il dribbling e andare al tiro verso la porta con il destro, come tra l'altro ha segnato anche il suo unico gol della scorsa stagione. A sinistra però, non so che ne pensate voi, al momento io vedo gli spazi al completo e per Buchanan non c'è posto. Abbiamo Palacios e Bastoni sostanzialmente dietro nei 3 di difesa, Carlos Augusto e Di Marco, come quinti. A meno che non ci si fidi ancora di Palacios e quindi Carlos Augusto fare il doppio ruolo, vedo una corsia di sinistra per il presente, ma soprattutto per il prossimo futuro, perché sto facendo ragionamenti sul prossimo futuro abbastanza piena e già completa, ecco, da questo punto di vista. Mentre è a destra che secondo me bisogna fare seriamente dei ragionamenti anche in ottica di mercato, mettiamola così. Darmian non è eterno, da mesi diciamo più volte come comunque ad altissimi livelli qualche dubbio sull'impiego di Darmian da quinto ce l'abbiamo. Detto che come equilibratore per favorire Pavard e Bissek che si buttano in avanti sta facendo molto bene in queste primissime giornate, e c'è poi soprattutto la situazione relativa a Dumfries con una situazione contrattuale ancora da definire. Ad oggi Dumfries è in scadenza di contratto, a gennaio può accordarsi per andare in un altro club a parametro zero al termine di questa stagione, quindi l'Inter rischia di perdere questo giocatore a parametro zero. Alcuni in questi giorni hanno detto che l'Inter ha già trovato un accordo col giocatore per rinnovargli il contratto. Io ho parlato poco fa anche con 2 amici che sono, diciamo, in questo ambiente, sono ben informati su questa, trattativa e mi hanno detto che in realtà da quello che sanno loro, non è ancora fatto il rinnovo, anzi stanno ancora discutendo per questo rinnovo e non è ancora concluso. Quindi si sta trattando per un prolungamento al 2027-2028, questo potrebbe essere un po', l'orizzonte. Le cifre, si parla di questi famosi 4 milioni di euro netti a stagione, che sono più o meno la cifra che viene garantita a Di Marco. Visto che lo status in rosa di Dumfries dovrebbe essere un po' quello di Di Marco, quindi si va su quella soglia di ingaggio lì. E Dumfries dopo la sosta dovrebbe tornare ad essere titolare, altrimenti anche la scelta di confermarlo lo trovo abbastanza, incomprensibile. C'è però una grossa differenza da sottolineare, che in tanti si dimenticano di sottolineare. Dumfries continua a beneficiare dello sconto relativo al decreto crescita, quindi non costa circa 7,5 milioni di euro come, costa un po' Di Marco in termini di ingaggio lordo, ma 5,3, 5,4, qualcosa, del genere. Molto meno quindi grazie a questo decreto crescita. Allo stesso tempo però attenzione, perché mi dicono anche che l'entourage del giocatore sta spingendo fortemente per inserire nell'accordo una, clausola rescissoria sostanzialmente da 15 o 20 milioni di euro. Qui poi circolano cifre più, diverse, ma siamo più o meno in quest'ordine di grandezza qua. Io qui chiedo anche a voi un'opinione, che cosa ne pensate. Ho dei dubbi perché quando metti una clausola praticamente stai mettendo il prezzo per vendere il giocatore. La clausola è un prezzo del giocatore e Dumfries va per i 29 anni, durante la prossima stagione, però dandogli un prezzo già in partenza ti stai anche giocando un pochino la possibilità di incassare qualcosa in più, magari se lui continua, riprende a far bene e si rimette in mostra in Europa, ed è un po' un peccato dal mio punto di vista. Sempre che arrivino offerte, comunque, perché per ora di offerte non ce ne sono state, però è un peccato perché già in partenza un pochino ti limiti nella possibilità di fare una plusvalenza pesante su un giocatore che, a bilancio costa sempre meno a livello di ammortamento. A quel punto, visto lancio anche un po' una controprovocazione, ecco, visto che è il giocatore che spinge per la clausola, la società potrebbe anche provare a far sentire la voce, potrebbe far leva su questo e dire: "Abbassiamo un po' l'ingaggio", cioè risparmiamo un pochino sull'ingaggio, ti faccio guadagnare un pochino di meno, perché potrei incassare di meno dalla vendita a causa di questa clausola. Vediamo. Fatto sta comunque che con questa situazione Dumfries da decifrare e Darmian che prima o poi andrà o portato in difesa, nei 3 di difesa a fare il jolly, o comunque sostituito, riportare Buchanan a destra è un'idea che ha sicuramente una sua logica. Puoi mettere intanto un altro giocatore di qualità che costruisce sulla fascia anche a destra, sicuramente con più qualità, di Dumfries,
perdi chiaramente qualcosa in termini di disciplina difensiva, almeno per il momento. Dumfries è un giocatore comunque tatticamente disciplinato dopo i vari anni di lavoro in Italia, ehm, e perdi soprattutto, secondo me, la cosa più importante in termini di forza fisica, un fattore che secondo me viene spesso sottovalutato ed è uno dei fattori invece per cui secondo me Dumfries viene ancora una volta confermato, perché in difesa abbiamo dei corazzieri, mettiamola così, con Bissek, con Palacios, lo stesso che è gigante, lo stesso Acerbi, anche Pavard è forte di testa, ma ci mancano comunque dei giocatori forti fisicamente da centrocampo in su, ed è una caratteristica del gioco di Inzaghi che ha portato quindi la squadra dal muscolare a una squadra di grande qualità, però magari in alcune partite avere anche un jolly da giocarti più fisico potrebbe fare comodo in alcune situazioni. Buchanan ti aggiunge sicuramente del dribbling e quella imprevedibilità con caratteristiche offensive diverse, quindi dovendo comunque passare dal gioco, ed è questa una delle grandi caratteristiche del sistema di Inzaghi. Visto comunque che gli esterni andranno alternati molto perché sono spesso molto sollecitati ed Inzaghi tendenzialmente li sostituisce. Ecco, appena torna Buchanan dall'infortunio, io mi aspetto che possa essere testato a fondo per capire innanzitutto se può essere davvero da Inter, perché io voglio ancora capire quanto Inzaghi creda davvero in Buchanan. E questo è uno dei temi, secondo me, da cui anzi bisognerebbe partire. Comunque testare e nel caso quindi capire se può prendere l'eredità di Dumfries. Avrebbe sicuramente il vantaggio già di conoscere l'ambiente Inter, magari di essersi portato avanti sia con la lingua italiana che è molto importante, che con il lavoro disciplinare di Inzaghi a livello tattico, e quindi potrebbe avere diciamo già in casa l'Inter a tutti gli effetti il sostituto senza dover intervenire sul mercato, e questo potrebbe essere un vantaggio anche perché avendo già il sostituto in casa questo ti potrebbe permettere per esempio di avere le mani più libere per andare anche su un altro profilo che tu ti fidi di Buchanan, allora vado a prendere un altro che può essere più scommessa da provare alle sue spalle, e quindi anche un nome un po' più in linea con la politica che sta portando avanti l'Inter di Octree, cioè cercare giocatori da valorizzare, e più di qualcuno devo dire che in queste ore sta parlando di questo profilo di cui vi condivido la schermata Transfer Market, Divine Remsk, un esterno olandese, terzino destro, classe 2003, 1,79 m secondo Transfermarkt, nel giro della nazionale under 21 olandese, totalmente scuola Ajax, ha già, nonostante i soli 21 anni, 4 stagioni mi sembra addirittura in prima squadra, con una ventina di presenze anche di più all'anno. È in scadenza di contratto nel 2025, quindi può liberarsi a parametro zero al termine di questa stagione, quindi sarebbe anche molto interessante come possibile investimento in quest'ottica. È un giocatore molto passatore, mettiamola in questa chiave qua, cioè un giocatore di qualità, bravo nel possesso palla e che è più portato all'assist piuttosto che alla finalizzazione. Andrebbe un pochino adattato per il 3-5-2 italiano di Inzaghi soprattutto, ma essendo comunque così giovane e un giocatore di qualità, diciamo che non ho grossi dubbi sul fatto che ci si possa lavorare eventualmente dovesse mai arrivare. Fatemi sapere un po' voi che ne pensate. Quanto credete in Buchanan? Che ne pensate della situazione Dumfries? Come vedete le fasce del futuro, del prossimo futuro dell'Inter? Scrivetemelo nei commenti, così come sempre li leggo nella diretta delle 19:30 e ci confrontiamo nella nostra live. Vi lascio ricordandovi che su passioninter.club stiamo preparando delle analisi che poi forse vedrete nei prossimi giorni sul nostro canale, quindi se vi va di partecipare alle nostre analisi, ai nostri approfondimenti, volete capire come portiamo anche i nostri contenuti con i numeri, le statistiche, la tattica e non solo, fate un salto su www.passioninter.club, così potete scoprire tutto il dietro le quinte. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.